Faccio questo video perché in molti mi chiedete quali strumenti uso per intagliare, se uso sgorbe, coltelli, attrezzi elettrici, quali marche uso, se uso Stubai o FlexCut. Oggi vi voglio far vedere quello che utilizzo io. Premetto che io non sono un intagliatore esperto e ho iniziato da zero e sono ancora alle prime armi, quindi penso che le mie informazioni, o perlomeno il percorso che ho fatto per iniziare, sia utile per chi voglia intraprendere questo hobby. Allora, le cose basilari, io all'inizio uso ancora certe volte i guanti antitaglio, sono molto comodi perché tante volte non proteggono tanto, però se magari parti il coltello, lì per lì possono salvarti da un graffio, però bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre tagliare all'opposto del nostro corpo, o perlomeno che il taglio non vada a colpire le dita. Ecco. Poi partiamo da qui dentro e vi faccio vedere i coltelli che uso. Allora, consiglio i FlexCut, che sono questi. Io ne ho provati abbastanza. Purtroppo ho speso anche dei soldi inutili, ho fatto delle spese inutili perché poi quei coltelli si sono rivelati inefficienti. Questi qui sono gli unici 3 coltelli che io uso sempre. Uno da sgrosso, che è questo, con la lama più grande. Uno per rifinire, che è la lama più piccola, come vedete. E uno per i dettagli, che è questo, e anche flessibile. Ecco, se dovete iniziare, comprate questi. Costano un po' di più rispetto a quegli altri normali, però ne vale la pena perché questi poi vi durano una vita praticamente. Bene. Poi questo è uno di quei coltelli sempre buono, però io sempre della Stubai, io ho anche 3 o 4 sgorbi di questa marca, è buono, però io sinceramente non l'uso mai. Non l'ho preso per provare, ma non lo uso. Questo invece è un Mora, si trova su Amazon, io vi lascio tutti i link in descrizione se volete dare un'occhiata. E anche questo è ottimo, io uso per sgrossare il legno anche questo, perché questo si prende direttamente con tutto il palmo della mano e con tutta la forza che si ha nel braccio. La lama è grossa, come si può vedere, è un modello scandinavo, perlomeno vuol somigliare a un modello scandinavo, e non costa nemmeno tanto, non me lo ricordo, ma qualche decina di euro, mi sembra, boh, 20 euro. E anche questo ve lo consiglio insieme a quegli altri, perché con questo si fanno tante tante cose. Anche se volete andare nel bosco e intagliare un qualcosa, vi portate questo e ci fate la maggior parte delle cose. Poi, questo è un Codega numero 5 e lo uso per fare dei piccoli, diciamo, particolari, tipo gli occhi, il naso, insomma, qualcosa in cui bisogna andarci di punta. E questo scorre bene sul legno perché è affilato solo da un lato. Dopo per il discorso affilatura ve ne parlo alla fine. E anche questo, ma questo sì e no, ecco, se volete, ma io ve lo consiglio anche questo, ma non è indispensabile. Questo invece, ora io ci ho fatto una sicurezza per la lama, una custodia, diciamo, stampata in 3D, vabbè, ma questa è una cosa in più, non c'è. Lo vendono anche con una custodia in pelle, vabbè, se la volete. Allora, questo serve per scavare nel legno, per fare cucchiai, tazze, tutte le cose in cui dovete intagliare in profondità per creare avvallamenti
nel legno. Io ho preso questo che ha il filo da tutte e due le parti, perché a me mi rimaneva comodo questo movimento e questo movimento, quindi potete usarlo anche così. Insomma, questo ve lo consiglio. Se volete andare nel bosco e portarvi due coltelli, vi portate questi due e già con questo vi passate il tempo a intagliare un bel cucchiaio, una tazza e via dicendo. Bene, questo era il reparto coltelli. Ora invece si passa al primo acquisto che ho fatto, che se volete provare, ma io ve lo sconsiglio perché tanto quei coltelli lì non sono da affilare, non tagliano, sono imprecisi. Io ve le faccio vedere velocemente. Si trovano su eBay a pochi euro, ma valgono anche pochi euro. Io con questi non ci ho fatto praticamente niente. Prima bisogna affilarli bene perché non tagliano nulla. E poi, se volete buttare via qualche euro per vedere se vi piace intagliare, potete partire anche da questi. Vi danno anche la custodia, però vabbè. Passiamo alle sgorbie. Ultimamente io ho comprato 4 sgorbie della Stubai. Perché proprio la Stubai? Era una delle marche che mi piaceva di più. Tutto qua. Potete prenderle anche delle 2 ciliegie come quelle, sono sempre buone, ma io preferisco la Stubai. Allora, io ho preso queste 4, in realtà ce ne sono decine e decine che cambiano in base alla curvatura, all'angolo della sgorbia. Insomma, io ho preso queste 4 perché diciamo con queste ci faccio un po' di tutto, ci sgrosso il più delle mie sculture, fra virgolette, perché non è che siano così opere d'arte. Comunque, allora, questa io la uso al posto di questo per scavare nel legno, per fare le tazze, praticamente, o cucchiai, o piatti, o qualsiasi cosa in cui bisogna scavare. Questa la uso sempre per sgrossare, è affilata solo da una parte e ha una curvatura minima praticamente, poca. Questa idem per fare tazze, bicchieri, cucchiai. La curvatura è molto accentuata e riesco a scavare o perlomeno a fare un primo accenno di solco per sgrossare il più, diciamo, ad esempio di una tazza. Questo invece l'ho preso come un in più, diciamo, non è che serva tanto, però a me mi aiuta. È come se fosse una piccola accetta perché è affilato da entrambi i lati. Questo è molto tagliante, bisogna stare molto attenti. E anche con questo io riesco a sgrossare il più dei, dei legni, diciamo, del legno che voglio eliminare. Adesso passiamo alle piccole sgorbie per rifinitura. Io ne ho preso i 2 set, ma diciamo che ho voluto strafare. Io consiglio queste. Queste qui si trovano su Amazon. Prendete il set che risparmiate. E qui con queste punte, ora vi faccio vedere, praticamente ci fate di tutto. Ci fate tutti i particolari che volete delle vostre diciamo, intagli, qualsiasi cosa. Ci sono di diverse misure, di diverse inclinazioni. Questo, come potete vedere, è più a V, questo è a V. Ci potete fare i capelli, qualsiasi cosa, di rifiniture dei vestiti, dei vostri intagli, delle vostre opere. Poi io ho presi anche queste qua, marca 2 ciliegie. Ora, se voi volete iniziare subito
alla grande vi prendete un set del genere e qui dentro praticamente c'è tutto, compreso la pietra per affilare. Ora io sinceramente questi coltelli qui non li ho provati, diciamo, sufficientemente per consigliarveli o no. Comunque le sgorbe sono ottime, queste sono veramente ottime. Se dovete prendere delle piccole sgorbe per fare i particolari, prendete queste qua della 2 ciliegie. E in più ci sono anche questi coltelli che sono sempre utili. Comunque io vi ripeto, quelli della Flex Cut sono una cosa incredibile, ci fate di tutto. Ora vi faccio vedere il mazzuolo. Allora, su Amazon le vendono già fatti. Io, perché ne avevo bisogno subito, me lo sono autocostruito con 2 pezzi di olivo. Non è un granché, però fa il suo dovere. Quando si romperà ne prenderò un altro. Costano circa 20-30 euro, dipende dalla dimensione, ma io ho voluto costruirmelo da solo, anche per soddisfazione personale. L'ho fatto semplicemente facendo un buco qua e un buco qui nel manico, con un tondino d'acciaio e colato nella resina. Comunque, il suo lavoro lo fa. Adesso passiamo all'affilatura. Premesso che l'affilatura dei coltelli o sgorbi è la cosa più difficile da fare se non si è mai fatta, io intanto vi consiglio di guardare altri video, perché qui non è un tutorial su come affilare le sgorbi o coltelli, anche perché ci vuole un po' di manualità e soprattutto uno che vi possa far vedere come affilarle anche con dei macchinari, perché non bastano coramelle o pietre o paste abrasive. Io vi faccio vedere come faccio, o perlomeno vi faccio vedere cosa uso per affilare i miei coltelli, che nella maggior parte dei casi basta, ne avanza. Allora, se il filo non è proprio distrutto, basta una coramella. Allora, questa la trovate su Amazon a poche decine euro, praticamente è un pezzo, o potete farla anche con una vecchia cintura in cuoio, basta anche quella. Da una parte è liscio e da una parte è verde, perché? Perché c'è la pasta abrasiva o lucidante. Prima passate la lama qua, se ha il filo un pochino rovinato, sul verde, in un senso o nell'altro, e poi qua per rifinirla. Ve l'ho detto, questo non è un tutorial su come fare, vi faccio vedere soltanto ciò che uso io. Anche questa è una pasta abrasiva che trovate su Amazon, vi lascio anche qui il link in descrizione. Questa è una pietra d'acqua, non serve macchinari, basta immergere l'acqua 5 minuti, quando smetti di fare le bolle è pronta. Cosa ha di particolare? Ha già l'inclinazione per la maggior parte delle sgorbie, quelle più piccole, che erano quelle là della 2 ciliegie. Bah, io uso anche questa e funziona. Se il filo non è rovinatissimo può funzionare. Ora, io avevo per i miei coltelli da outdoor e da escursione anche questo kit della Lansky. Se il vostro coltello è parecchio rovinato e la lama è praticamente diventata un seghetto, potete usare anche questo. Qui ci sono le 5 pietre, dalla più dura diciamo alla più morbida, per rifinire la lama. Cosa c'è di utile questo? Che ha una guida di inclinazione del filo, del tagliente del vostro coltello, e con quello non potete sbagliare. Ripeto, se volete vedere come affilare i coltelli, cercate pure su YouTube un video, ce ne sono decine e decine che spiegano come affilare le sgorbe, anche perché le sgorbe della Stubai, quelle più grosse, con questi attrezzi qui non si affilano, a meno che non abbiano il filo dritto, perché col filo curvo ci vuole molta manualità, o se no dei macchinari elettrici a immersione con una ruota diciamo abrasiva che ruota su se stessa, e
immersa per metà nell'acqua e con quella riuscite ad affilarle, ma anche lì ci vuole molta manualità e pratica più che altro. Insomma, ora vi ho fatto vedere ciò che uso, praticamente questi attrezzi, e spero che il video vi sia piaciuto e un saluto.